Ciao a tutti, eccomi di nuovo con il drone più divertente che abbia mai utilizzato, e cioè il DJI Avata. Un drone che mi sta dando molte soddisfazioni e molto divertimento. L'unico punto debole che ho riscontrato, il vero punto debole, è il segnale radio, perché funziona questo drone sulla 5,8 GHz e sappiamo che la 5,8 GHz in Europa funziona con 25 mW di potenza, quindi è una potenza molto bassa. E così in un precedente video a livello didattico avevo mostrato un metodo gratis su come forzare un FCC tramite una schedina SD card su cui deve essere memorizzato un file, schedina che poi deve essere inserita nel visore. La novità è che ieri DJI ha pubblicato un nuovo firmware per Avata e il rischio è quello che abbia eliminato questa possibilità dell'FCC. Quindi la domanda è: se aggiorno Avata perdo la possibilità della forzatura FCC? Lo scopriremo dopo la sigla. Benvenuti in un nuovo video di Quadriquattro News. Ed eccolo l'aggiornamento di ieri, è la versione 01.01.200 finale, riguarda soltanto il drone, il resto è invariato. Come vedete c'è una sola voce, una sola novità: ottimizzata la sicurezza del volo. Una voce enigmatica, senza ulteriori spiegazioni, che in passato è stata utilizzata come copertura per bloccare i tentativi di hack, come appunto quelli dell'FCC, delle no-fly zone e via dicendo. Facendo questo aggiornamento, il rischio che venga bloccata la possibilità di forzare in FCC Avata è molto alta, però per scoprirlo non rimane che provarlo, fare l'aggiornamento, ed è quello che farò. Drone, radiocomando e visore sono accesi, visore collegato con la DJI Fly e con lo smartphone, appunto per fare l'aggiornamento. Vediamo però in che condizioni siamo in questo momento. Il sistema è in CE perché dopo aver fatto la forzatura didattica in FCC ho riportato tutto in CE facendo il ripristino dei parametri. Sappiamo che è in CE perché sulla 40 MHz ha soltanto un canale, mentre sulle altre bande ne ha soltanto 3. Andiamo a vedere il firmware quello 010100, e quindi procediamo per aggiornare. Il ripristina tutti serve appunto per riportare, per togliere la forzatura FCC e riportare il drone in CE. Ci sono due modi per aggiornare: uno è quello di collegare il drone e gli altri componenti al DJI Assistant 2, al PC, cosa che non farò, ho anche visti i problemi recenti su Mini 3 Pro, trovate proprio un video sul canale su un bug che ho pubblicato ieri e che impedisce al Mini 3 di decollare. Un problema che attualmente si risolve chiedendo a DJI sul forum DJI la versione beta di un nuovo firmware che risolve questo problema. Comunque torniamo ad Avata e procediamo con l'aggiornamento, e vi ricordo che questo è un video a livello didattico. La modalità FCC in Italia e in Europa non è consentita, non è permessa, proprio perché ci sono potenze che vanno oltre i limiti concessi. Tra l'altro non so se avete visto il messaggio che è comparso prima durante l'aggiornamento, che spiegava che il drone era in modalità bassa potenza proprio per salvaguardare risorse e non surriscaldarsi, perché anche Avata, come il Mini 3 Pro, si surriscalda se si tiene acceso fermo per troppo tempo. Questo perché entrambi non hanno una ventola di raffreddamento. Durante l'aggiornamento si avranno diversi reboot e poi il tutto terminerà. Cosa molto importante è lasciar terminare il processo, anche se va a rilento bisogna pazientare, perché se si interrompe il processo, ad esempio se si spegne il drone mentre sta facendo l'aggiornamento del firmware, il rischio è che si blocchi in modo definitivo, senza soluzione. Firmware aggiornato, e allora inserisco l'SD card, la micro SD card con il file che forza l'FCC. Questa operazione andrebbe fatta con tutto spento, quindi radiocomando, drone e visori spenti. Io la faccio con tutto acceso per vedere cosa accade, e vedete che non accade nulla, nel senso che il tutto è ancora in modalità CE.
c'è soltanto un canale sulla 40 MHz. Significa che il nuovo firmware ha bloccato l'FCC? Non ne sono certo, per essere certo devo, come ho detto, spegnere e riaccendere tutto. Quindi spengo il radiocomando, spengo il visore e spengo il drone. Vi ricordo che questo non è un aeromodello con i servi, quindi spegnere il radiocomando prima o dopo non cambia niente, perché ci sono tutte le sicurezze del caso. Riaccendo il tutto sempre con l'SD card inserita nel visore e andiamo a vedere cosa succede. Tra l'altro questo sistema gratuito funzionava anche con collegata la DJI Fly, diversamente da quanto accade con i sistemi con gli H a pagamento, che appena si collega la DJI Fly si resettano e non c'è più l'HFCC, bisogna rifarla. Comunque andiamo a vedere nel tab trasmissione quanti canali abbiamo e voilà, abbiamo 3 canali sulla 40 MHz, significa che siamo ancora in FCC. Vedete? A 20 MHz ne abbiamo addirittura 7, mentre in CE ne avremmo visti soltanto 3. Quindi funziona, questo metodo funziona anche con il nuovo firmware. Andiamo a vedere che effettivamente è il nuovo firmware e quindi direi che è tutto a posto. Bene, direi che questo video può terminare qua, abbiamo fatto questa verifica, ho rischiato, però è andata a buon fine. Vi ricordo ancora una volta che utilizzare un drone in FCC in Italia e in Europa non è permesso, quindi fate le vostre considerazioni e prendetevi le vostre responsabilità. Tra l'altro sto vedendo che bisogna rifare la calibrazione IMU del visore dopo questo aggiornamento, quindi l'aggiornamento ha cambiato anche qualcosa inerente all'IMU del visore e in relazione al drone e ad esempio all'EAD tracking e via dicendo. Questo aggiornamento potrebbe anche riportare ai valori di default vari parametri come ad esempio l'altezza del ritorno a casa automatico e altre. Tra l'altro vedete anche la possibilità di dirgli cosa fare in caso di perdita segnale, cioè se fare overing, se ritornare a casa o se atterrare sul posto, e possiamo notare che ha anche il ricevitore AirSense, e cioè il rilevatore degli aerei che trasmettono col segnale ADS-B che volano nei dintorni. Attenzione però che non tutti gli aerei e gli elicotteri hanno un trasmettitore ADS-B attivato e quindi è importante la figura dell'osservatore, che tra l'altro è obbligatoria per regolamento quando si pilota in FPV. Benissimo, direi che è veramente tutto, è arrivata l'ora di salutarvi, vi ringrazio per l'attenzione, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e lasciate un like per supportarci. Grazie a tutti e buon proseguimento, al prossimo video con Quadricottero News.